Ciao a tutti, amici della Vergine, benvenuti e bentornati. Io sono Ilaria e su questo canale parlerò di tarocchi, chakra, spiritualità e quant'altro possa essere d'aiuto ad ognuno di noi per il proprio percorso di crescita personale e spirituale. Bene, mostrami le tendenze energetiche generali per la Vergine per l'inverno 2023. La giustizia! Wow! Amici della Vergine, la carta della giustizia parla di rettitudine, parla di contratti e di cose che vanno regolarizzate. È una carta che molte volte parla anche di giustizia divina, quindi può anche essere che arrivi, diciamo, al riequilibrio di una situazione perché l'universo ci mette lo zampino, diciamo così. Andiamo a vedere. Ok, gli oracoli vi dicono, è la carta numero 5, magari per qualcuno ha un'importanza questo numero. Allora, questa carta vi parla di guardare dentro fondamentalmente perché abbiamo una fanciulla a occhi chiusi e di proiettare fuori quello che è la vostra fiamma interna, la vostra idea. È una carta che parla di ispirazione, di appunto nuove idee, nuove possibilità che si aprono, mi verrebbe anche da dire. Andiamo a vedere con i tarocchi di che cosa si tratta nello specifico. Io intanto, come sempre, vi ricordo che le letture sono di carattere generale, sono fatte per un collettivo, quindi è facile che non risuoni tutto. Voi prendete quello che vi serve e lasciate andare il resto all'universo. Se non dovesse risuonare nulla o se per caso voleste completare il vostro messaggio, potete sempre ascoltare l'ascendente, segno lunare e Venere. Sotto nella descrizione del video poi trovate il link ad un altro video che spiega come unire il significato di diversi oroscopi, trovate la mia email nel caso vogliate contattarmi e trovate anche il link ad un video che spiega come iscriversi al corso di tarocchi che inizierà a fine gennaio. In quel video troverete il programma, insomma, e le modalità di svolgimento del corso. Bene, andiamo a vedere con i tarocchi. Partiamo con un 8 di coppe, un asso di denari, un fante di pentacoli, un 3 di spade, queste sono troppe, un asso, un altro asso sotto asso e asso, questa volta è di bastoni. Andiamo a vedere, abbiamo un 2 di spade al contrario, un re di coppe, un 5 di bastoni al contrario e un 4 di bastoni al contrario, ragazzi. Allora, come l'impressione che qualcuno abbia bisogno, voglia di trovare la nuova ispirazione, una nuova idea, un nuovo progetto, un nuovo entusiasmo, mi viene anche da dire. Penso che per molte persone sia una questione di una nuova idea che arriverà probabilmente con questo asso di spade a metà periodo. Qui con l'otto di coppe c'è l'allontanarsi da una situazione che probabilmente non vi soddisfa. Perché? Perché quando c'è l'otto di coppe è sempre la carta del ricercatore, di qualcuno che ha bisogno di fare delle ricerche, magari degli studi, magari è un viaggio introspettivo o magari per qualcuno è un viaggio di tipo fisico, proprio per ritrovare la propria ispirazione. E qui arriva. Con l'asso di spade c'è una chiarezza di idee maggiore, c'è un ordine mentale, c'è una nuova idea, una comunicazione e comunque un nuovo inizio. L'idea vi arriva, ragazzi, e con il fante di pentacoli sento che lavorerete per materializzare, per concretizzare questo nuovo inizio, progetto, idea, appunto, che vediamo con l'asso di spade. Andiamo a vedere con i mini tarocchi, vediamo se riesco a dirvi qualche cosa in più. Abbiamo un 4 di pentacoli, un 3 di pentacoli e un 4 di bastoni che abbiamo già qui. Allora, devo dire che
sicuramente questa ricerca interna va fatta per quello che riguarda il vostro attaccamento ad una situazione o a qualche cosa nello specifico di concreto, quindi potrebbe essere una casa, degli averi, dei possedimenti, oppure semplicemente a quello che è una situazione che probabilmente in questo momento è comoda, ma non è completamente soddisfacente, non è completamente appagante. È come se ci fosse una presa di consapevolezza del fatto che siete in questa zona di comfort, tra virgolette, mentre qui per espandervi, per andare verso quelli che sono i nuovi contratti, la carta della giustizia parla di contratti e anche il 4 di bastoni, e qui abbiamo la carta dei progetti, quindi sento che ci sarà l'evoluzione di questo progetto. Diciamo che nella prima parte del periodo è più un valutare, un approfondire certi argomenti, un farsi certe domande, mentre poi dalla seconda parte del periodo in avanti è come se vi si schiarissero appunto le idee per quello che riguarda un progetto, una ristrutturazione, è tutta una questione materiale. Per molte persone riguarda una casa, perché ho un 4 e un 3 di pentacoli che fa riferimento anche alle ristrutturazioni, a quelli che sono i progetti proprio di tipo concreto, quelli fatti su carta dal geometra per capirci. Quindi per molte persone qui è un trasferimento anche abitativo, o perlomeno se lo si sta pensando e ci si inizierà a muovere in questo senso. Diversamente, se non fosse la casa, è un contratto, ragazzi. È un nuovo tipo di unione che con i 4 di bastoni vi dico che è in armonia, eh. Potrebbe anche risuonare come una stesa romantica, nel senso che potrebbe esserci qui questa idea di iniziare una conoscenza o una relazione un po' più stabile con questo con questo fante di pentacoli. Andiamo avanti, vediamo che cos'altro vi posso dire. Allora, abbiamo questo 3 di spade, l'asso di bastoni e un 2 di spade al contrario. Interessante perché abbiamo asso, 2 e 3. Allora, io credo che qui il discorso che vi facevo prima sia molto personale, cioè molto riguardante il vostro tipo di evoluzione e di sicurezze nella vita, mentre in questo lato della lettura, diciamo nella linea centrale, la sento un po' più verso il ho ancora questa ferita aperta, ho ancora questo dolore, probabilmente da quello che vi volete allontanare con questo 8 di coppe o per cui dovete fare questo tipo di ricerca interna, ma arriverà comunque un nuovo inizio, un nuovo incontro, un nuovo tipo di entusiasmo, può essere un nuovo hobby, una passione. Ci sono le novità, ragazzi, inizio di nuovi periodi, di nuovi percorsi, di nuove azioni, di nuove intenzioni. Anche se ve la devo dire tutta con questo 2 di spade al contrario, è ancora un po', diciamo, le cose del tutto chiare non sono. Si inizia a togliersi la benda dagli occhi, ci si inizia a risvegliare, ok, da quello che era ehm, l'anestesia sotto la quale eravate a causa di questo dolore, di questa sofferenza ancora presente dentro di voi. Andiamo a vedere con i mini tarocchi. Allora abbiamo l'appeso al contrario, qualcosa si sblocca, il 9 di coppe al contrario, ripeto, lo sento molto come una carta di zona di comfort quando è al contrario il 9 di coppe. È un po' come se aveste bisogno di buttarvi, di lasciarvi indietro appunto questa zona di comfort. E qui di nuovo avete un asso di bastoni e un 2 di bastoni. Si tratta di fare il primo passo per molte persone, perché qui avendo anche l'appeso c'è uno sblocco all'inizio dell'anno, c'è qualcosa che cambia, sento all'interno di voi, proprio per il tipo di discorso che farà questo 8 di coppe, per il tipo di lavoro interno che farete. E vi dirò che vedendo, intravedendo già qui nella linea sotto il re di coppe, potrebbe esserci qualcuno che può essere un legale, può essere un terapeuta, può essere un amico, può essere un maestro spirituale, una persona che comunque potrebbe aiutarvi a far luce su quello che è il vostro stato emotivo, ma anche su quello che è un come gestire la questione da un punto di vista proprio pratico. Mm? Il 2 di bastoni mi fa ben pensare perché è una carta che guarda al futuro con ottimismo. Si tratta di metterci l'intenzione con questo asso di bastoni e ve lo ripetono anche qui fondamentalmente. Andiamo avanti. Allora, come vi dicevo, abbiamo questo re di coppe, il 5 di bastoni al contrario e il 4 di bastoni al contrario.
può essere una persona, può essere anche la vostra energia, se non avete magari nessuno in questo momento vicino a voi che funge da terapeuta piuttosto che da consigliere, ecco. E se così fosse, se fosse la vostra energia, vi sento bene, nel senso che il lavoro che andrete a fare con questo 8 di coppe vi porterà a una maturità emotiva che vi darà una sorta di sicurezza, di calma interiore. Nonostante questo, diciamo che il mondo fuori può essere un po' in disaccordo con voi in questo periodo di autunno, perché abbiamo comunque un 5 di bastoni che parla sempre di un po' lotte, un po' conflitti, competizioni. ehm, Se per voi, per esempio, fosse una questione di lavoro, potrebbe essere la concorrenza. Per certi versi è un po' come se sentissi, ehm, sì, di valutare bene se contrattare, se fare questo contratto con questa persona o no. Perché le potenzialità ci sono. Andiamo a vedere con i mini tarocchi. Le potenzialità di fare questo nuovo contratto ci sono, ma qui vedendolo al contrario. Wow, wow. Wow, gli amanti, 9 di pentacoli, 5 di spade, il cavaliere di coppe non si vedono. Ok. Cavaliere di coppe e il carro. Sento che questa persona è una persona che vi vuole bene. In molti casi può essere un padre, ragazzi, perché quando c'è un re può essere un padre, ma può anche essere la vostra persona di interesse nel caso siate in una relazione. Oppure, visto che c'è il 9 di pentacoli di fianco, può anche parlare di quello che è l'acquisizione dell'amor proprio. Questo tipo di lavoro dell'8 di coppe vi darà la possibilità di capire dove proteggervi, dove far arrivare le vostre barriere, quali sono solo lotte da un punto di vista mentale che sono sterili fondamentalmente. E qui è come se vedessi o qualcuno si avvicina a voi, ok? Oppure qui con il carro può anche esserci un viaggio, un trasferimento, un trasloco. Qui vedevamo la casa, no? C'è qualche tipo di movimento che sia fisico che sia intenzionale, però è come se ci fosse un riequilibrio delle cose o con una persona oppure all'interno di una situazione. Infatti il 5 di bastoni normalmente parla di conflitti quando è girato al dritto. Quando è girato al contrario, io lo sento come se fosse, anche perché ci sono due carte belle di fianco, lo sento come se fosse una cosa leggera, più battibecchi che cose di una certa serietà. Però andiamo a vedere con i mini tarocchi come lo. Infatti il 9 di spade è al contrario. Quindi credo che sia più una vostra paura di ritornare o di ritrovarvi ad affrontare determinati battibecchi, ma ho l'impressione che sarete talmente chiari nel modo di esporre le cose, su quello che vorrete, sul tipo di relazione, che sia romantica, che sia lavorativa, che sia familiare, sul tipo di relazione che voi volete instaurare, che qui non date adito, cioè non date spazio al fatto che l'altro possa crearsi dei dubbi. Andiamo avanti, vediamo il 4 di bastoni al contrario. Comunque ragazzi, lo sento, da un lato un periodo di crescita spirituale notevole, mago al contrario. Lo sento, sì, è qualche cosa che cresce, c'è, che sia, ripeto, qualsiasi tipo di situazione o relazione state affrontando, qui c'è una sorta di evoluzione interna, proprio coppe, 3 di spade, ok, è un tradimento, riguarda la mente, la sofferenza della mente, il 3 di spade, però normalmente è un qualcosa che fa male, no? Che ferisce il cuore. E qui abbiamo coppe. Quindi è un po' come se nella prima parte di questo inverno siate focalizzati su quello che è il come mi proteggo, di che cosa ho bisogno per star bene, cosa mi fa sentire al sicuro, come posso migliorare l'amor proprio, come posso andare incontro alle persone o come le persone possono venire incontro a me. Qui è più un ok, io ho pensato di fare questo, voglio fare un movimento, anche se ho paura di quello che potrebbe succedere, di rivivere questo 3 di spade. Non voglio più i conflitti di prima, non voglio più i pensieri e le preoccupazioni di prima. È come se cambiasse il vostro modo di pensare. E qui, diciamo, nell'ultima parte del periodo c'è la prospettiva di nuovi inizi, di contratti.
È vero che con queste due carte al contrario, influenzate da queste due, sento un pochettino, vi sento reticenti, vi sento con paura, vi sento in una fase dove vorreste, ma fate fatica a fare fondamentalmente, perché comunque il 2 di spade è sempre un'energia un po' di dubbio, ok? E anche qui avete un 2, guardate in avanti, ma probabilmente dovete ancora capire bene come mettere in atto a livello pratico, come manifestare quello che voi volete. Le idee le avete chiare e anche il modo di comunicare quello che volete credo che sarà piuttosto incisivo. Il punto è adesso metterlo in pratica. Bene, andiamo a vedere una carta da parte degli oracoli. Vediamo che altro messaggio vi dicono. E per voi che siete rimasti fino alla fine del video, vi offro la possibilità di avere in promozione la lettura per i primi 6 mesi del 2023 completa. Quindi la stessa lettura, lo stesso schema che io ho fatto nella lettura generale, quindi con 20 carte, io ve lo ripropongo come lettura personalizzata per i primi 6 mesi del 2023. È una promozione che andrà avanti solo fino a fine gennaio e per i giorni che restano di dicembre, insomma. Ok, quindi se volete sapere maggiori dettagli potete scrivermi un'email che, come ripeto, è sempre qui sotto nella descrizione del video. Wow, qui abbiamo guida, non sei da solo, sei guidato dai maestri e insegnanti dei più alti reami. Qui abbiamo la giustizia divina. Ragazzi, sento un po' che come se fosse un passaggio obbligato questo dove state passando, questo tipo di lavoro di introspezione, di presa di posizione, mi verrebbe anche da dire. Ok, un ultimo messaggio da parte delle fatine. Ok, wow! Divinazione, divinare sarebbe. Vi dice di abbracciare il potere della divinazione perché proprio in questo momento avete l'abilità di vedere la vostra situazione attuale con una limpida e cristallina chiarezza mentale. Amici della Vergine, io spero che la lettura vi sia stata utile. Se volete farmi sapere che supportate il mio lavoro, potete sempre mettere un like, potete iscrivervi, condividere, commentare. Ogni tipo di supporto per me è molto importante. Io vi auguro un inizio 2023 splendido, vi mando un grosso abbraccio e ci vediamo nei prossimi video. Ciao ciao!